Devo dire che questa cosa inizia a diventare abbastanza frustrante. Acciaio o alluminio? Quale tra queste due moche farà il miglior caffè? Quale ci converrebbe comprare? Questo è quello che cercheremo di capire in questo video. E adesso iniziamo! Via! La verità erano mesi che volevo fare questo contenuto perché ho ricevuto tanti messaggi in chat privata che mi richiedevano quale tra le due fosse la migliore da comprare, ma cercavo di capire qual è il metodo migliore per rendere questo test il più efficace possibile e vi devo dire che è stato veramente difficile perché la moka sembra un metodo super semplice da utilizzare, ma in realtà è stracarico di variabili e sono tutte molto difficili da tenere sotto controllo e adesso vi spiego che cosa ho fatto. Le due moche ovviamente sono della stessa misura. Ora, non tanto per quanto riguarda il peso, perché l'acciaio è un po' più pesante rispetto all'alluminio, ma più che altro la problematica principale è legata alla forma sia del filtro che della caldaia e adesso vedremo. Ah, un'ultima cosa, ovviamente utilizzerò la stessa ricetta sia in dose di caffè che in dose di acqua per tutte e due. La prima difficoltà l'ho avuta nel mettere la stessa dose di caffè in tutti e due i filtri, perché a quanto pare quella in acciaio ha un filtro con un diametro nettamente inferiore rispetto a quella in alluminio e quindi per fare entrare la stessa dose, quindi 21 grammi, ho dovuto fare un pochettino di fatica in più dando qualche colpetto come stai vedendo adesso. E quei due calcoli la verità li avevo già fatti nella mia testa, ma non avevo preso in considerazione una cosa fondamentale, cioè la conducibilità dei materiali. Pensate che l'alluminio è 2-3 volte più conducibile rispetto all'acciaio, non so se si può dire conducibile, vabbè, comunque il concetto è questo, quindi l'alluminio tenderà fondamentalmente a surriscaldarsi molto più velocemente, a raggiungere temperature molto più alte e quindi, come si suol dire, a bruciare il caffè. E quindi mi sono chiesto perché non capire pure quale tra le due a questo punto estrae più velocemente il caffè, non che voglio un caffè veloce, ma capire se veramente questa conducibilità può influenzare la velocità di fuoriuscita, che è un dato fondamentale per una buona moka. Ora, quello che è successo non ho ancora capito se è normale, magari qualche ingegnere mi può decisamente aiutare nei commenti qui sotto, ma la moka in acciaio è uscita molto prima, anzi ha finito ancora prima che la moka in alluminio iniziasse l'estrazione. Una cosa importante però credo di averla capita sulla moka in acciaio, cioè che è veramente difficile da gestire, soprattutto capire bene quando doverla spegnere. Questo perché perde pressione molto velocemente, quindi se la stoppi troppo presto non finirà il caffè di uscire, se invece la stoppi troppo tardi arriverai molto velocemente alla fase vulcanica, al contrario invece di quella in alluminio che è molto più costante e stabile. Un'altra domanda che mi sarà fatta in passato è legata all'acqua, cioè l'acqua in caldaia deve rimanere a fine estrazione o la dobbiamo far passare tutta attraverso il pannello di caffè? Ed è questo quello che vedremo adesso. Devi sapere che il caffè è in grado di assorbire dell'acqua. Pensa che per ogni singolo grammo di caffè si riesca a trattenere al suo interno circa 2-3 grammi di acqua. In più a questo è fondamentale capire che se l'acqua scende troppo sotto il livello del canale di risalita del filtro, avviene una cosa fondamentale, cioè la pressione sale bruscamente, l'acqua, quel poco d'acqua che rimane, va subito in ebollizione e inizia la fase vulcanica, quella che dobbiamo sempre evitare se vogliamo estrarre una buonissima moka. Quindi è molto importante che un dito d'acqua rimanga all'interno della caldaia proprio per evitare questa fase e in questo caso la caldaia della moka in acciaio è decisamente meglio, come stai vedendo adesso. E adesso torniamo al video. Ah, finalmente siamo arrivati all'assaggio e questo è un po' quello che mi aspetta. Ma prima di andare avanti con questa parte e quindi di arrivare alle conclusioni, ti volevo chiedere di cliccare sul tasto like qui sotto se questo contenuto lo stai trovando utile. Questo tuo gesto per me è veramente importante. Altrimenti, se è la prima volta che capiti su questo canale, bene, benvenuto. Mi chiamo Angelo e in questo canale trattiamo solo argomenti legati al caffè e ai metodi di estrazione. Quindi se condividi con me questa stessa passione, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto, ti assicuro non te ne pentirai. E adesso passiamo alle conclusioni. Ah, finalmente ho appena finito di assaggiare il caffè. Ora, la gran parte di differenza che trovo tra queste due tazze è legata principalmente al corpo, molto più intenso, forte,
la moka in alluminio rispetto a quella in acciaio, però il corpo che ho trovato in quella di alluminio tende ad essere un po' più ruvido, c'è un'alta stringenza in più, ci sono delle note maggiori di cenere e di bruciato, credo dovute all'alta temperatura. Al contrario invece il corpo che ho trovato in quella in acciaio è molto più morbido, molto più rotondo, anche se un pelino inferiore. Quindi se ami un corpo molto forte e delle note molto amare, andrei per l'alluminio. Se invece ti piace un po' più dolce e tendente un po' più a un corpo morbido e rotondo, andrei sull'acciaio. Un ultimo dato è sicuramente legato alle manutenzioni. Bene, come state vedendo adesso, la moka in alluminio ovviamente si deteriora molto più facilmente, bisogna stare tantissimo attenti alle manutenzioni. E a proposito di questo, se ti interessa capire bene se la moka in alluminio che hai a casa ti sta avvelenando oppure no, ti consiglio di guardare il video successivo legato proprio alla moka in alluminio e a come pulirla. Una cosa però te la voglio dire: attento a non far mai raffreddare il caffè all'interno della moka, perché il pH acido del caffè tenderà a corrodere l'ossido di alluminio, ma ti spiegherò meglio nel contenuto successivo. Al momento io mi fermo qui. Se vedi che posso migliorare qualcosa su questo contenuto, se ho mancato di dire qualcosa, scrivimelo pure nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver seguito questo contenuto, ci vediamo nel prossimo. Ciao!